Ciao, oggi facciamo una ricetta con i finocchi e delle spezie. Questa è una ricetta che è nata per caso un giorno che non avevo praticamente niente in cucina, ma avevo voglia di qualcosa di buono e avevo questi finocchi e ho detto ma provo a farli speziati, perché io così sinceramente non li ho mai mangiati né li ho mai visti. Poi a un certo punto dico che ci metto vicino, avevo delle uova, del formaggio in frigo, mi sono ispirata alla rosti, quella che fanno al nord, che sono patate, uova e formaggio fatte in padella. Ho detto adesso provo a metterci su uova e formaggio. È buonissimo, è un mix meraviglioso. Lo so che uova e formaggio insieme sono pesanti, doppie proteine, grassi, ma insomma una volta ogni tanto io non sono proprio per la rigidità, insomma se una cosa è buona ogni tanto si può fare, magari quella giornata, poi uno sta più leggero a cena e ce lo concediamo, ecco. Poi l'altra cosa è che con questa ricetta con i finocchi utilizziamo anche la parte più esterna, quella rovinata, li ho presi apposta un po' così perché tante volte si tende a buttare la parte esterna, invece la lavo bene, tolgo le parti nere e utilizzo tutto il finocchio, poi con la barbetta ci si può fare un pesto, magari una volta facciamo una ricetta anche su questo. Lo vado a tagliare e mentre lo preparo vi dico anche quali sono tutti i benefici del finocchio, perché io l'ho scoperto quando me l'ha dato il pediatra per mio figlio che aveva problemi di stitichezza e mi ha consigliato il finocchio perché ha tantissime fibre prebiotiche che vanno proprio ad aiutare il microbiota, la regolarità intestinale e questa è una delle qualità. Ma non solo, hanno anche una buona parte di vitamina C, zinco, rame, calcio. 200 grammi di finocchio ad esempio coprono il 10% di fabbisogno giornaliero di calcio, 15% di rame, 20% di rame, insomma comunque hanno una quota interessante di minerali. Visto che hanno anche la vitamina C, quando li preparo io la parte più interna la mangio cruda e poi l'altra la uso nella ricetta cotta, anche perché mangiare le verdure crude a inizio pasto prepara proprio il nostro intestino ad assorbire meglio i nutrienti che ingeriamo dopo. Io in genere mangio verdura cruda prima e verdura cotta alla fine. Adesso finisco un attimo da sola di preparare anche il secondo finocchio, li lavo e torno qui. Ecco qui, allora questi sono quelli che metto da parte e mangeremo crudi, una parte sono già andati mentre li pulivo, vabbè, dettagli, quando cucino la metà me lo mangio mentre cucino, e poi gli altri invece li andiamo a tagliare a listarelle sottili, in maniera tale che si cuociono prima e si insaporiscono anche di più. So che teoricamente bisognerebbe tagliare sul tagliere, ma io non so, sono abituata così e li taglio così i finocchi. Adesso ci proviamo, vediamo come viene sul tagliere, lo faccio in diretta per la prima volta perché non taglio mai i finocchi così, vediamo se è più comodo, magari scopro. È comodissimo. Ci ho preso quasi la mano. Non lo so perché mi immaginavo che il finocchio era più difficile da tagliare così, invece viene, dai. Sì, si può fare così. Allora fate così, sul tagliere. Quando abbiamo preparato tutti i nostri finocchi li andiamo a condire. Qui metto 2 cucchiai di olio più o meno. E qui ho preparato un mix di spezie. Le spezie in cucina sono meravigliose perché non solo danno sapore ma fanno bene, quindi ovviamente vanno mangiate per avere benefici con una certa costanza e poi è sempre utile variare. Ho messo la curcuma che è famosissima quando si parla di antiossidanti, antinfiammatori, però ovviamente per fare effetto va utilizzata con costanza e non va assunta da sola ma sempre in sinergia accompagnata dal pepe perché la rende più biodisponibile. Poi ho messo quindi anche il pepe, un pizzico di pepe, un cucchiaino scarso di paprika dolce che sappiamo essere ricca di carotenoidi e infine ho messo il peperoncino di Cayenne che ha un grado di piccantezza medio, se ne usa non troppo perché comunque la capsaicina che contiene è molto potente. Se soffrite di gastrite, reflusso esofageo con il piccante andateci piano, potete anche ometterlo dalla ricetta. A me piace perché dà tantissimo sapore e comunque anche il pepe di Cayenne ha diversi benefici. In alcuni studi è dimostrato che ha anche un certo effetto su contenere la fame, l'appetito e l'introito calorico, però non è che va utilizzato come dimagrante. Quindi andiamo a versare le nostre spezie. Ma poi sono profumatissimi. Ovviamente potete personalizzarli con le vostre spezie preferite, però così secondo me sono meravigliosi. Occhio quando utilizzate la curcuma perché macchia, anzi se conoscete un metodo per smacchiare i vestiti dalla curcuma scrivetemelo nei commenti, ve ne sarò grata perché io ancora non ci sono riuscita. Eccoli qua, pronti per andare in padella. Sono pronti in cottura. Nel mix di spezie avevo già messo anche il sale, un pizzico di sale. In cottura inizialmente aggiungo anche circa
mezza tazzina di acqua. E mentre i nostri finocchi finiscono di cuocere, andiamo a rompere le uova in un'altra padella. Mettiamo un pizzico di sale e aggiungiamo sopra un po' di formaggio, potete mettere il vostro formaggio preferito. Chiudiamo e lo lasciamo squagliare qualche istante. Le nostre uova sono pronte, quindi adesso andrò magistralmente a metterle, vediamo se ce la faccio. Ce l'ho fatta! Yeah! Eccole qui, sono pronte. Io vado proprio a rompere il rosso perché la cosa buona è proprio quello che si fonde tutto, il formaggio, il rosso dell'uovo. A me piace tantissimo. Sono curiosissima, provatelo. Fatemi sapere che ne pensate, se vi piace questo abbinamento, per me è strepitoso. Se questa ricetta vi è piaciuta e volete scoprire le altre, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere se la provate come è venuta. Buon appetito!